bentrovati ancora una volta a Isonzo News. Oggi sapete che per le piogge che sono intervenute in questi ultimi 2 giorni, noi abbiamo potuto fare le presentazioni nel nostro parco dell'Isonzo in zona Campagnuzza Sant'Andrea, quindi ci limitiamo a fare le presentazioni in studio. Per quel che riguarda la puntata di oggi di Isonzo News, è dedicata a un argomento solo. In queste settimane, in questi mesi, tengono banco le iniziative degli alpini e io da buon alpino tendo a favorirle, a dare della visibilità a questa associazione che è molto importante per la vita sociale, non solo di Gorizia, non solo della nostra provincia, della nostra regione, ma in tutta Italia gli alpini fanno veramente parte del tessuto sociale italiano. Quindi la mostra alpini di ieri, alpini di oggi, e io mi permetto di dire anche alpini di domani, ci sarà nel Museo Santa Chiara, visibile fino al 29 ottobre. Noi eravamo presenti all'inaugurazione, l'abbiamo messa adesso per invogliare di più ad andare a vedere questa mostra molto interessante anche, e noi l'abbiamo messo nel video, la foto da 18 metri di Carlo Gulen, che alla fine chiude questo video in maniera adatta, a mio parere. Andate a vederla, andate a visitare questa mostra perché è molto molto interessante. È tutto. Inoltre tornano le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. A questo punto io vi saluto, ci vediamo dopo e soprattutto ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao! Silli, questa mostra al Museo Santa Chiara, alpini di ieri, alpini di oggi, come l'avete sviluppata perché la gente possa venire a vedere cosa c'è qua? Allora, innanzitutto è una mostra dedicata appunto agli alpini nel centenario della sezione Alpini di Gorizia. Abbiamo una parte dedicata ai personaggi illustri, con loro cimeli, con pezzi anche unici, con medaglie d'oro, le attestazioni originali di concessione delle medaglie e abbiamo poi una serie di pannelli dedicate alle attività della sezione Alpini di Gorizia, alla sua storia. Guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate Nella spiegazione che lei ha fatto presentando alle autorità il primo giro ufficiale, la protezione civile ANA, tra virgolette, nacque a Gorizia. C'è un aneddoto che forse non tutti sanno. Sì, diciamo che idealmente possiamo dire che il luogo di nascita è stato Gorizia perché già il 20 maggio del 1976 le sezioni ANA si radunarono a Gorizia, la sezione più vicina al luogo del disastro, che non aveva avuto però danni ingenti, per pianificare l'opera di soccorso prima e di salvataggio poi. Ricordiamo che all'epoca non esisteva la protezione civile come la conosciamo oggi, non esisteva proprio. Quindi il sisma del 76 è stato un po' la prova generale e spontanea per far sì che oggi noi abbiamo la protezione civile. E le sezioni alpine, appunto, programmarono proprio qui a Gorizia il loro intervento. Nel brano se trova più fiori, i boschi ha perso la pace, e l'acqua
Ci sono anche dei nomi illustri, abbiamo visto i vari generali Monzani, poi Gavazza più recentemente. Sono tutte persone che hanno dato tanto a Gorizia? Alla sezione di Gorizia, sono legati a vario titolo alla sezione di Gorizia. Ricordiamo il generale Gavazza, per ricordarne uno su tutti, perché il generale Gavazza è stato un altissimo ufficiale, generale del corpo d'armata, comandante delle forze alleate del Sud Europa della NATO, ma l'opera più importante forse l'ha compiuta riportando in patria, nel periodo immediatamente dopo il crollo della cortina di ferro, del muro di Berlino, ha riportato in patria le salme dei caduti italiani in terra di Russia. Le condizioni erano favorevoli, lui ha agito e ha iniziato quell'opera che tuttora continua. Tutti lo sapete. Se qualcuno dovesse venire a vedere, c'è un consiglio da dare? Ma il consiglio è quello di pensare che è una storia non di militari, non di divise, ma di vedere ciò che c'è realmente dietro, cioè sono storie di uomini che attraversano le bufere e le vicende della storia più grande. Vedetela con quest'occhio. Nel brano si trova più fiori, i boschi che ha perso la pace, e l'acqua, e l'acqua, e l'acqua, e l'acqua, e l'acqua, e l'acqua, Questa mostra al Museo Santa Chiara fino a quando rimarrà aperta? Rimarrà aperta fino a domenica 29 ottobre ed è visitabile appunto nei venerdì, sabati e domenica del mese di ottobre.
Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle 3 cose va assolutamente fatta prima della fine del mondo nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025. Andiamo a vedere le nostre scelte di questa settimana. Vediamo la prima, visto che abbiamo parlato di Go 2025, parliamo anche di un evento che si svolge in terra slovena. Rassegna di concerti organistici, concerto per ottoni e organo dalla scheda di Promotorismo FVG. Come potete vedere, domenica 22 ottobre, ore 17, presso la Basilica di Sveta Gora a Šoljan Sajkano in Slovenia, la Basilica di Montesanto, in questo caso l'associazione che ha organizzato l'evento è l'associazione culturale accademica organistica udinese, che per il mese di ottobre organizza una serie di concerti a Gorizia e Nova Gorizia, tutti a ingresso gratuito. La seconda cosa da fare è questa qua: Ottobre Rosa, commedia a proposito di onestà. Stiamo parlando naturalmente di domenica 22 ottobre, ore 16, Teatro San Nicolò, via 1 maggio 84 a Monfalcone. Questo è l'evento di Monfalcone, la scheda di Promotorismo, ore 16 Monfalcone, Teatro di San Nicolò di Monfalcone, su prenotazione e a offerta libera, organizzato dall'associazione dinamici.com. Il spettacolo fa parte del calendario Ottobre Rosa, sostegno della raccolta fondi per il rinnovamento delle stanze da infusione per pazienti in chemioterapia all'ospedale San Polo di Monfalcone, reparto di oncologia. La terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia è questa qua: siamo a Cormons. C'era una volta la festa dell'uva, la più grande manifestazione che la città di Cormons organizza ogni anno, e c'è il simbolo della società cormonese Austria. Andiamo a vedere sempre dal sito di Promotorismo FVG. La mostra c'è fino a domenica 29 ottobre e a Cormons sala mostre di via Matteotti 14 a Cormons. Qualche riga: le feste dell'uva nascono a livello nazionale quali feste della vendemmia, con l'allestimento e la sfilata di carri allegorici sui quali veniva esaltata l'immagine del contadino. È nata nel 1930 ed era stata suggerita dal Ministero dell'Agricoltura ai dopolavori comunali. Noi abbiamo finito, vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle parti della nostra pagina Facebook, ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!